Salve, siamo qui a Roma oggi con Pier Giorgio Caria. Salve Mauro. Salve Pier, è un immenso piacere riceverti qui oggi tra noi. Qualche piccola domanda prima dell'evento di quest'oggi. Piacere mio, grazie a voi Mauro. Pier, com'è cambiato il mondo della visita extraterrestre dopo le recenti dichiarazioni delle forze armate americane? Queste dichiarazioni fatte dalla Marina Militare Americana sono state suffragate anche da dichiarazioni di personale di altissimo livello dell'establishment americano. Cito lo scienziato Al Puthoff, personaggio molto noto in quegli ambienti, che ha portato il tema della presenza di questi oggetti volanti anche ad altissimo livello scientifico internazionale, rilasciando ai giornalisti dichiarazioni che hanno quasi del surreale, parlando di questi mezzi non terrestri come se la loro realtà fosse una cosa quasi banale, il che sorprende tutti perché per 70 anni proprio l'establishment del potere americano ha sempre negato o ridicolizzato chi come noi sosteneva che invece la presenza degli UFO era una realtà. Un altro personaggio importantissimo è stato l'ex dirigente dei servizi segreti del Senato americano, Chris Mellon. Anche egli ha rilasciato dichiarazioni incredibili, appunto non solo confermando che questi mezzi volanti sono presenti nel nostro pianeta, ma anche lui parlandone in una forma, dice, beh, ormai lo sanno tutti che gli UFO sono qui. E io ho detto, come lo sanno tutti? Ma se fino a ieri negavate tutto, ridicolizzavate, eccetera, eccetera. E lo stesso presunto, a parer mio, agente della CIA, che sarebbe stato il dirigente del programma di identificazione delle minacce aeree avanzate, Luis Elizondo, anche lui dice sì, questi mezzi sono qui, anzi, dice Elizondo, il che ha dell'umoristico. Elizondo afferma in tutte le interviste che ha rilasciato, compreso una serie che è stata fatta da History Channel, che invito a vedere, molto interessante, è andata in onda l'estate di quest'anno in Italia, dove i protagonisti sono proprio soprattutto Elizondo e Chris Mellon, e anche l'ipotetico creatore della To The Stars Academy, che è l'ex cantante rock Tom DeLonge. Tutti quanti rilasciano dichiarazioni e soprattutto Elizondo dice che il governo americano non si rende conto del pericolo che rappresentano questi mezzi sulla Terra. Dice, io sono uscito dal programma di ricerca perché ero frustrato che il governo americano non si renda conto di questa minaccia. Quindi Mauro, a parer mio è un grande trappolone, quindi questa gente, che sono tutti legati appunto al mondo del potere americano, compreso Elizondo, che secondo me è un po' il burattino usato come faccia pubblica per essere il collante di tutta questa situazione qui, è che essendo la presenza di questi mezzi sempre più diciamo intensa a livello di avvistamenti e sempre più anche vicina alla consapevolezza della società, questo soprattutto perché già da alcuni anni stanno bloccando importantissimi aeroporti a livello mondiale, Nuova Delhi in India, 2 città in Cina, Chongqing e Hangzhou. Recentissimamente hanno bloccato l'aeroporto di Malpensa qui in Italia. Tra l'altro io ho amici all'interno dell'aeroporto e in realtà l'aeroporto è rimasto bloccato quasi una settimana, cioè non diciamo di seguito, ma quasi tutti i giorni c'erano degli interventi con delle problematiche che scaturivano dalla presenza di questi mezzi. So anche che sono intervenuti reparti speciali e anche degli strani elicotteri neri qui in Italia, a Malpensa, il che mi fa supporre che ci sia qualcosa di grosso in ballo. Cioè io ho l'idea che a Malpensa la NATO stia cercando di far transitare il cambio delle atomiche che la NATO ha qui in Italia. E quindi l'intervento di questi esseri in qualche modo sta disturbando un qualche cosa che ovviamente rappresenta un enorme pericolo per l'umanità. Sappiamo bene che la NATO, dietro la spinta americana, sta cercando di mettere in piedi un'aggressione alla Russia. Generali importanti della NATO, anche italiani, non fanno mistero che la nuova strategia nucleare NATO è quella del first strike, cioè il primo colpo mortale. Quindi per questo la NATO sta ammassando truppe e armi atomiche a ridosso delle frontiere russe.
cioè sperano nella nuova strategia della NATO, sperano in un primo colpo mortale che impedisca alla Russia o l'impedimento a una reazione o una reazione limitatissima col contenimento dei danni. Queste cose non me le sto inventando io, perché i documenti sono stati pubblicati dal Pentagono a fine anno scorso, ne ha parlato Giulietto Chiesa e pochissimi altri giornalisti. Addirittura in questi documenti redatti da alti livelli del Ministero della Difesa americana si parla che ci saranno milioni di morti anche negli Stati Uniti. Quindi c'è qualcosa di grosso e di terribile, di pericolosissimo in ballo, e questa aviazione esterna in qualche modo sta cercando di contrastare la follia umana. Per cui ritengo che questa iniziativa di rivelare e di mettere il tutto sotto l'egida della minaccia sia un disperato tentativo del potere in qualche modo di disturbare questo contatto, che per loro sarebbe un dramma. Pier, un panorama che certo ci spinge comunque a fare domande e a chiederci altre cose. Ad esempio, Pier, che relazione c'è tra spiritualità e visita extraterrestre? Questa è una buona domanda, anche abbastanza complicata, perché comunque sia per tradizione religiosa, quindi cristiano-cattolica, e sia anche come aspetto di quella che possiamo in qualche modo concepire una specie di ribellione all'ortodossia religiosa, quindi la New Age, oppure il transito di molti cattolici verso le religioni orientali come il buddismo, l'induismo, lo yoga e così via, scaturisce comunque ambo le cose da una grandissima incomprensione che l'umanità di questa terra ha verso il concetto di spiritualità. Quindi io voglio legare assolutamente la spiritualità alla visita extraterrestre, cioè a queste umanità che ci visitano, ma non ha niente a che vedere con quello che la storia umana ci ha trasmesso e tantomeno la tradizione religiosa, perché noi comunque orbitiamo sia nell'ortodossia religiosa e sia in quella alternativa, quindi nella spiritualità alternativa orbitiamo nell'ambito dei credo religiosi. Quindi credo religiosi ortodossi e credo religiosi alternativi, quindi c'è chi crede in Cristo, c'è chi crede in Buddha, c'è chi crede in Krishna, c'è chi non crede in niente, gli atei. E invece questi esseri ci spiegano che la vera spiritualità è a tutti gli effetti una scienza, così come lo è la scienza della materia, della biologia, la chimica, la fisica, eccetera, eccetera. Cioè loro dicono, ma secondo voi è possibile che un corpo umano, se è compenetrato da uno spirito e intelligenza, può un credo dar luogo a una cosa reale? Ovviamente no. Quindi i credo religiosi sono degli inganni o perlomeno delle cose mal comprese da parte degli umani di questa terra, perché se il corpo è un ente che è sotto l'attenzione della scienza, lo spirito, che è la causa della vita del corpo, a maggior ragione deve essere sotto l'attenzione della scienza e non di un credo religioso. Dov'è che si evince la verità? Dai fatti. Ora, sulla Terra abbiamo, ne ho citati alcuni, un grande numero di religioni, abbiamo un grande numero di divinità, eccetera, eccetera, abbiamo un grande numero di concetti di inferno, di punizione, di paradiso e così via. Ma la domanda che faccio io, avendo studiato la scienza che questi esseri ci hanno trasmesso attraverso i contattisti, ma se tutti nasciamo, cresciamo, invecchiamo e moriamo, compreso il regno animale e vegetale, e quindi tutti gli esseri viventi di questo mondo, dei tre regni di natura, perché l'uomo è l'apice del regno animale, se siamo tutti sotto un'unica legge naturale, dove sono le religioni? Se c'è un'unica legge di natura che ci fa nascere, crescere, invecchiare e morire, compresi animali e compresi vegetali, è evidente che c'è solo un ente creatore. Poi se uno lo chiami Peppino, uno lo chiami Gioacchino, un altro lo chiami Antonio, che cambia, sempre quello è, e la dimostrazione palese è sempre stata davanti ai nostri occhi e non l'abbiamo mai vista, perché cresciamo manipolati. E quindi ci illudiamo che i credo religiosi possano avere una qualche effetto nella realtà, il che è un'altra condizione sommamente stupida dell'essere umano, perché tutte le religioni del mondo, tutte quante, non hanno risolto il problema della sofferenza del mondo. Oggi siamo ai limiti di una terribile autodistruzione. Cosa hanno portato le religioni se non guerre, fanatismi
E sì, magari qualche credente, qualche santo, però di fatto il problema della sofferenza umana non solo non è stato risolto dalle religioni, ma è stato amplificato. Quindi se l'uomo, l'essere umano, assieme a tutti gli altri esseri viventi della Terra, siamo tutti sotto un unico sole, respiriamo tutti la stessa aria, beviamo tutti la stessa acqua, mangiamo tutti lo stesso cibo, e il nostro iter vitale è governato da un'unica legge, penso che si possa parlare di scienza, ed è quello che ci dicono questi esseri, cioè la scienza dello spirito e la scienza della materia devono stare in perfetto equilibrio, perché l'eccesso di una o l'eccesso dell'altra comporta incapacità di una società di mantenere l'equilibrio vitale, quindi si va verso l'autodistruzione, che è esattamente quello che stiamo vivendo. Quindi la spiritualità dal punto di vista extraterrestre è una condizione che ci spiega che l'essere umano anche nelle azioni è soggetto a delle leggi naturali, chiamiamole causa-effetto, karma, eccetera, eccetera, e quindi la realtà che c'è sul pianeta Terra non dipende dai credo religiosi, dipendono dalle scelte reali che l'essere umano fa. Quindi se l'essere umano semina vento raccoglie tempesta, se l'essere umano semina gigli raccoglierà fiori, profumo, eccetera, eccetera. Quindi dobbiamo rivedere tutta la nostra storia religiosa e tutti i concetti religiosi e capire che quel testo di cui tutti ne sappiamo l'esistenza, ma che nessuno di noi legge, anche se ci possiamo professare cristiani o cattolici, che il Vangelo non è un libro sacro nel senso religioso, è un libro sacro perché parla della scienza dello spirito, cioè in quel libro Cristo ci spiega le leggi che governano l'evoluzione dello spirito umano. Quindi parla di leggi, Cristo non parla di credo religiosi, infatti lui dice che quelli che si salveranno non sono quelli che vanno in chiesa, che credono in lui, che gli vogliono bene o che addirittura sono affiliati a una congrega religiosa. Lui parla solo ed unicamente che gli eletti sono quelli che faranno le opere buone, dare da mangiare agli affamati, da bere agli assetati, vestire gli ignudi, eccetera, eccetera. Io renderò a ciascuno secondo le sue opere, lo dice chiarissimo il Vangelo. Ma se noi ci accontentiamo della spiegazione del cattolicesimo, del prete, del vescovo, del cardinale e del papa, veniamo fuorviati. E qui vorrei dire due parole anche su un concetto diffusissimo tra le persone, soprattutto i giovani, che i Vangeli sarebbero manipolati. Non è vero. Ciò che è scritto nel Vangelo, sì, in qualche cosa risente dell'impossibilità o della difficoltà della traduzione di certe parole dal greco piuttosto che dall'ebraico o dall'aramaico, ma di fatto non è il Vangelo in se stesso manipolato, è manipolata la spiegazione che ci dà la Chiesa. Quella è una manipolazione terrificante, talmente terrificante che nessuno il Vangelo lo legge, e se tutti leggessimo il Vangelo ci renderemmo conto che nel Vangelo c'è una terribile condanna al fallimento e alla corruzione della religione. Quindi sono tutte cose che dovremmo riprendere in mano e rivederle sotto un'ottica differente, perché dal mio punto di vista troveremo la soluzione a molti dei gravi problemi che ci affliggono sia pubblicamente che, diciamo, a livello personale e privato. Per cui, Pier, ci troviamo di fronte a uno scenario di una umanità estremamente, tra virgolette, ignorante su quello Assolutamente sì. Ma per avere risposte, per dare o comunque cominciare a fare delle domande interiori, diciamo, questi nostri visitatori, quali requisiti richiedono a noi umani cioè come scelgono i propri collaboratori per poter portare poi il discorso all'intera umanità? Ma il tutto, Mauro, parte da una predisposizione interiore dell'essere umano terrestre a preoccuparsi non solo della sua condizione privata, ma anche che magari racchiude il suo ambito amicale, familiare, parentale e così via, ma loro cercano esseri umani che abbiano a cuore il problema più vasto dell'intera umanità, cioè vedere l'intera umanità come una grande famiglia, perché alla fine viviamo su un piccolo pianeta, quindi il problema globale riguarda tutti, anche nel privato. Quindi loro cercano delle persone che abbiano questo senso di amore verso la vita, senso di giustizia, senso di fratellanza, rispetto del pianeta e così via, e da lì, nel momento che una persona scopre l'esistenza di questi esseri, scopre qual è la loro vera missione, che è quella di inoculare nella nostra società una nuova visione della vita. E qui mi permetto di aprire una piccola parentesi.
come noi possiamo sperare dai politici, dagli economisti, da qualsiasi esperto una nuova società basata sempre sui vecchi valori? È impossibile. Quindi se la società del denaro, del profitto, di questo tipo di religione ha prodotto questo sfacelo, non sarà lì che troveremo la soluzione. Certo. Quindi abbiamo bisogno di una nuova visione della vita. Non c'è. Oggi i ricchi e i poveri pensano la stessa cosa. Tutti vogliono i soldi, tutti vogliono potere, tutti vogliono sesso, tutti vogliono successo, tutti vogliono apparire. Quindi oggi c'è una massificazione dell'ideologia che unisce in un abbraccio mortale poveri e ricchi. Ora, il problema qual è? Che i poveri soffrono a causa dei ricchi, dei potenti, quindi è proprio il povero, quindi il popolo, che ha bisogno di una nuova visione della vita. Quindi la missione di questi esseri è proprio inoculare nella società, attraverso i messaggi dati ai contattisti, tutta quella parte di scienza, di conoscenza e anche di analisi critica delle cause vere dei problemi della nostra società per sviluppare una nuova visione della vita. Quindi non ci può essere una nuova società se non c'è un nuovo regno. Scusate, se non c'è un uomo nuovo. Quindi nuova società, ci vuole un uomo nuovo. Se non abbiamo l'uomo nuovo non ci sarà la nuova società. Quindi loro cercano persone che possono non solo avere questi sentimenti che citavo prima, quindi altruismo, senso di giustizia, fratellanza e così via, ma persone che sopportino il cambiamento nella loro vita personale verso questo nuovo concetto, questa nuova visione della vita. Quindi non può essere solo da parte dell'essere umano una condivisione ideologica del loro messaggio, bisogna trasportarlo su un piano concreto e reale, quindi trasformare la propria vita. Io, Mauro, sono 30 anni dentro questo discorso, quindi questo processo posso dire di averlo vissuto, però ho visto tantissime persone fallire. Perché cambiare per l'essere umano di questo mondo, cambiare la propria idea, cambiare la propria visione della vita, trasformare la propria vita verso un nuovo ambito di valori, è una cosa che l'essere umano di questo mondo difficilmente sopporta. Quindi si arriva, ho visto tanti amici che sono partiti con me, gente che poi ho conosciuto nel corso degli anni, armati di buonissima volontà, di buonissimi sentimenti, ma alla fine scappano, non ce la fanno, cioè non si adattano. L'uomo di questo mondo non si adatta. Io stesso ho vissuto comunque dei periodi che sono durati anche anni di fortissima crisi e non è facilmente comprensibile questa crisi se non teniamo conto del discorso che ho fatto prima, che però è un discorso che non è nel nostro DNA, nella nostra evoluzione storica, cioè nel momento che io cambio idea, cambio parametro, vado a modificare radicalmente tutto il mio ambiente sociale e vitale e quindi incomincio a perdere gli amici, incomincio a perdere le eventuali relazioni, incomincio ad avere problemi in famiglia, magari mi rendo conto che devo cambiare lavoro o addirittura devo andare da un'altra parte, quindi questo rinnovamento è difficilmente sopportabile, oltre alle enormi difficoltà che hanno gli esseri umani a stare insieme, perché solitamente nella società appena c'è un problema si litiga, ci si manda a quel paese e poi ognuno si fa la sua strada. Invece in gruppi di persone che hanno l'idea e il progetto di vivere questi valori, il problema lo devi risolvere, quindi devi perdonare, porgere l'altra guancia, devi accettare, amare i tuoi nemici, quindi a chiacchiere siamo tutti bravi, ma nel momento che poi devi applicare questo discorso si scatena l'inferno. Per cui, Pier, in relazione a ciò che hai detto, questo rinnovamento è praticamente il nuovo regno, quello che ci viene detto. Non ci può essere un nuovo regno se non ci sono prima i cittadini. Quindi prima bisogna formare i cittadini del regno, dopo ci sarà il regno, se no non è un regno, perché è un luogo anche meraviglioso di nuove tecnologie, con astronavi, automobili fantascientifiche, eccetera, eccetera. Se non c'è l'essere umano è un luogo deserto, non è un regno. Un regno ha bisogno degli esseri umani, quindi prima che Cristo possa instaurare sulla terra il nuovo regno, prima che ci possa essere il contatto con gli extraterrestri, ci devono essere quelli che possono fare la nuova società. Quindi prima si fa la nuova società, cioè ci deve essere un nucleo esistente di esseri umani reali con cui fondare la nuova società. Nel momento che raggiungiamo questo numero, c'è il contatto e torna Cristo. Per cui, Pier, tu che tipo Quindi siamo noi l'ago della bilancia. Certo. Che tipo di consiglio puoi dare a chi vuole intraprendere questo tipo di cammino o comunque vuole venire a conoscenza di queste realtà?
Il consiglio che do io è il solito, qualsiasi rinnovamento dell'essere umano, anche quando noi andiamo all'università per avere una professione che magari ci garantisca un tenore di vita buono, cosa facciamo? Andiamo in una scuola, in un'università, studiamo, poi facciamo il laboratorio, poi facciamo il praticantato, l'apprendistato e alla fine diventiamo dei professionisti. Uguale, quindi è quello che ho fatto io, la stessa cosa, quindi mi sono studiato le migliaia di pagine, di messaggi dei vari contattisti che io attraverso le mie ricerche ho ritenuto validi. Poi ho studiato una marea di altri testi, ho investito tutto il mio tempo e le mie risorse per andare nei luoghi dove accadono le cose, quindi ho viaggiato in Europa, in Sud America, Stati Uniti, Russia, eccetera, eccetera. La vita è stata benevola con me, forse questi esseri sono la manina occulta che ha permesso a me di vivere, una persona comune, figlia di poveri contadini sardi, di vivere esperienze fantasmagoriche impensabili in ambiti militari, di intelligence, eccetera, eccetera, per acquisire quella conoscenza e le basi reali che potevano permettermi il rinnovamento. Quindi bisogna investire tutto se stessi. Ci sono persone che mi scrivono e sperano di rinnovarsi facendomi domande via mail o vedendo le conferenze. Quello è l'inizio. Poi io distribuisco dei testi, sono una ventina di testi in formato elettronico, PDF, sono tutti scritti di origine non umana, cosmica e divina, che sono la base sulla quale mi sono formato io e di cui io garantisco la veridicità dei contenuti. Perché oggi la maggior parte degli esperti non ci ha ancora capito nulla. Magari sono molto bravi su alcuni aspetti della visita extraterrestre, ma del cuore più importante, essendo anche loro manipolati dai concetti religiosi, non accettano la visione spirituale, perché invariabilmente la legano al cattolicesimo, la legano al buddismo, la legano a cose che sono vecchie. E quindi si tengono lontani perché essi stessi, anche manipolati, poi da quell'altro concetto che è stato inserito dai servizi per conto del potere, che è il cultismo ufologico, come se l'UFO fosse una cosa da adorare. L'UFO è una navicella, è una macchina, dentro ci sarà qualcuno, questo qualcuno appartiene a un'altra società che ci sta visitando, una società che ci visita con le astronavi per antonomasia e per ovvietà ha un enorme bacino culturale da trasmettere. Non viene qui a farsi adorare. Queste sono scempiaggini che possono accettare solo delle persone manipolate che ancora non hanno compreso a fondo l'importanza e il nucleo, il cuore più importante della visita extraterrestre, che è questo: portarci una nuova cultura, una nuova visione della vita che ci permetta una trasformazione per uscire fuori da questo terribile guaio. Loro ci possono aiutare e ci aiutano, ma se noi non facciamo niente non possono loro da soli risolverci il problema, come a volte qualcuno stupidamente, scioccamente chiede ma se loro sono così potenti perché non atterrano e ci risolvono il problema? Sì, mentre tu stai a casa tua a vederti Sanremo, Champions League o Amici o che cavolo ne so io, l'Isola degli Scemi. Cioè non funziona così. Il rinnovamento non è loro sono già rinnovati, loro stanno già bene, il rinnovamento deve essere il nostro e quindi ci vuole che ci mettiamo le mani in pasta e che affrontiamo questo grande lavoro di rinnovamento che non è facile. Esaustivo come sempre, Pier, sulle risposte. Volevo chiederti, si parla di manipolazione, in che modo, noi lo vediamo anche nei film, negli ultimi recenti, gli appuntamenti con la Marvel, come può una industria cinematografica o di fumetti poter entrare in un discorso molto più ampio, cioè ad esempio dentro basi comunque militari dove sono stati girati la maggior parte di questi film di supereroi, e che tipo di messaggio manipolato ci possono trasmettere? Faccio una premessa. Prego. Riallacciandomi al discorso della scienza dello spirito, la maggior parte dell'umanità, della società umana, seppur definendosi religiosa, di fatto oggi è laica e agnostica. Quindi Dio è diventato un mero prodotto di tradizione, buono per la festa del battesimo, la festa della prima comunione, la grande abbuffata del matrimonio e così via. Però di fatto nei quasi 2 miliardi di cristiani Dio in termini reali di scelte quotidiane reali non c'è.
Quindi la religiosità che si vive oggi è una religiosità fredda, vuota di contenuti, puramente esteriore, ritualista. Ora il problema è un altro, Mauro, che non focalizziamo. Se noi siamo davvero lo spirito incarnato, lo spirito intelligenza, tutto ciò che accade nel mondo è legato alla spiritualità, viene dalla spiritualità, perché nel mondo spirituale è l'ambito nel quale risiedono le eterne leggi che governano l'evoluzione degli esseri a qualsiasi livello si trovino, fosse esso anche il minerale. Quindi tutto ciò che accade nel mondo ha una causa e una spiegazione solo spirituale. Non c'è un'altra spiegazione, ma non sto parlando di credo religiosi, sto parlando di realtà scientifica. Quindi devo per forza attingere a quel mondo, perché è in quel mondo che io trovo le risposte. Quindi per spiegare questo che mi hai detto tu, devo andare all'origine, alla sede di queste leggi e poi discendere per spiegare l'apparentemente complessissimo panorama umano, dove sembra assurdo che una società che faceva i fumetti e oggi fa i film dei supereroi poi possa entrare a White Sands o nelle grandi basi militari americane. Com'è possibile? Che succede? Succede che, questo, mi devo riallacciare alla parola della Vergine di Fatima. Satana regna sui più alti posti determinando l'andamento delle cose. Egli effettivamente riuscirà a introdursi fino alla sommità della Chiesa. Quindi c'è un progetto spirituale, nel senso di forze ne parlo, c'è un progetto spirituale di menti evolutissime, demoniache, cioè malvagie, che hanno la capacità strutturale di aver permeato come un cancro, come una piovra, tutti gli ambiti dell'umanità. Qual è il loro strumento più importante? Il denaro. Quindi Satana ha in mano il denaro, e questo ci viene detto da secoli, no? Cito San Francesco, il denaro è lo sterco di Satana, o ancora più indietro, cito lo stesso Gesù Cristo, non si possono servire due padroni, Dio e il denaro, perché amerai l'uno e odierai l'altro. Quindi l'uomo deve fare una scelta tra il Dio dello spirito e il Dio della materia. Noi abbiamo scelto il Dio della materia, perché il denaro di fatto a tutti gli effetti domina il mondo, non si parla altro che di mercato, di finanza, di spread, di debito pubblico, tutti inganni, perché come ci può essere una crisi economica in un mondo dove il massimo valore è una nostra creazione? Se il denaro lo fa l'essere umano, cioè non è un prodotto di natura che troviamo nelle profondità degli oceani o nelle profondità della terra come il petrolio, ma lo facciamo noi semplicemente digitando su una tastiera o stampando pezzi di carta filigrana. Quindi dov'è la crisi economica? C'è una grande manipolazione delle menti. Tra l'altro Mario Draghi in un'intervista che ha rilasciato, credo, 2014, comunque pochi anni fa, ha detto la BCE ha risorse illimitate, ma se la BCE ha risorse illimitate, presumo che la Fed ha risorse illimitate. Come ci può essere una crisi del denaro in una condizione dove le banche hanno risorse illimitate? Ergo c'è una dittatura del mondo di chi produce il denaro. Quindi non c'è una crisi economica, c'è una crisi indotta da chi stampa il denaro che lo gestisce in modo che noi ne arrivi sempre poco. Quindi c'è una condizione verticistica che emerge dallo studio che ho fatto io sul discorso di questa rivelazione del Pentagono, che è un vertice di altissima e sconosciuta massoneria, di cui parlano importanti personaggi come l'ex magistrato Carlo Palermo o il gran maestro massone Magaldi, che ha scritto il libro Massoneria svelando l'esistenza delle Horloge, e queste Horloge sono degli ambiti sconosciuti di una massoneria dove ritroviamo George Bush Jr. assieme ad al-Baghdadi, il capo dell'ISIS. E che ci fa il figlio di Bush con al-Baghdadi nella stessa superloggia massonica se apparentemente sono i nemici? Quindi una grande manipolazione. Quindi questo vertice, che tra l'altro viene simbolicamente impresso nella moneta, carta moneta da $1, dove c'è la piramide massonica e poi c'è il triangolo con l'occhio luciferino che tutto vede, questa piramide esiste. È una piramide reale dove c'è un vertice che è quello che poi Giulietto Chiesa chiama
i padroni universali o il ponte di comando, gli ha dato vari nomi, che riesce e di fatto attraverso il denaro ha acquisito, con teste di legno ovviamente non sono loro in prima persona, ha acquisito tutte le grandi major cinematografiche. Tra l'altro la Disney si è comprata tutto. La Marvel è della Disney, il brand Star Wars è della Disney, è tutto della Disney e sappiamo benissimo che Walt Disney era un grande massone, sappiamo dei messaggi, come si dice, quelli criptici, subliminali messi nei film della Disney. E quindi è una realtà vera che il mondo agnostico, materialista e stupido di chi pensa di sapere ma in realtà ignorante non si rende conto. Ecco perché la Marvel entra nelle grandi basi americane, perché fa parte di un unico disegno per dominare il mondo, ed ecco perché è stato scelto l'ultimo film dell'Uomo Ragno per notificare al mondo un progetto che io conosco grazie al dottor Steven Greer, che incontrai a metà degli anni 90 perché lui venne a trovarci nelle Marche, che è un progetto molto brutto. Quindi bisogna capire queste cose, Mauro. Se noi non comprendiamo la natura vera della realtà di questo pianeta, non comprendiamo che Satana è un essere reale, oggi è incarnato, l'ha detto anche nel 2014 Papa Francesco. Il diavolo non è un mito, è un essere reale ed è il principe di questo mondo. Quindi noi pensiamo di essere in democrazia, ma di fatto siamo in una monarchia dove c'è un principe reggente che è Satana. È un fatto vero, poi lo posso dire misticamente dall'esperienza del mio amico carissimo Giorgio Bongiovanni, dove nel 2010 l'Arcangelo Michele in una apparizione che ha avuto gli ha rivelato il nome e cognome dell'Anticristo, che tra l'altro poi Giorgio ha incontrato per ben 2 volte, non per volontà sua, ma perché proprio l'Anticristo è andato a trovarlo. E lui l'ha detto chiaro, che lui ha in mano tutto. C'è in mano tutto, c'è in mano il denaro. Chi ha in mano il denaro si compra tutto. E se lo può comprare perché ne stampa quanto gliene serve. Anzi, io ribadisco, nemmeno serve stamparlo, basta digitare su una tastiera. Oggi il denaro fisico esistente è l'1% dell'intera massa monetaria mondiale. Dove vogliamo andare? Pierre, per concludere, che messaggio senti di dover dare alle persone che vedranno questa intervista? Chi vedrà questa intervista, le altre mie interviste o le decine e decine di conferenze che sono sul mio canale YouTube, che vi invito a visitare, Pier Giorgio Caria 59, il messaggio che posso dare è: aprite gli occhi. Il mondo è dentro un grande calderone che ci sta proiettando verso un'epocale trasformazione. Ci sono in campo enormi forze, sia sul piano umano, sia sul piano cosmico, sia sul piano divino. Quindi siamo alle soglie di questa gigantesca trasformazione che coinvolgerà anche la struttura fisica del pianeta e quindi l'ecosistema. Io capisco che tantissime persone sono scettiche o pensano che io sia un povero pazzo demente. Non c'è problema. Io quello che faccio, Mauro, non è perché io ambisco ad essere creduto, ad avere proseliti. Io semplicemente, per puro atto di coscienza e anche per amore, perché io amo la vita, mi piace la bellezza, la fratellanza, l'amicizia, stare bene, un pianeta pulito. Quindi anche per questo ho conosciuto una realtà, grazie al mio padre spirituale, grazie a questi esseri che, bontà loro, mi cercavano fin da bambino, sorvolando la mia zucca vuota, ogni tanto mi venivano a cercare. E quindi ho conosciuto un mondo meraviglioso, un mondo potentissimo, un mondo che non ha nessun problema a risolvere i terribili caos che esistono oggi nel mondo. Problema climatico, problema economico, problema della salute. Non hanno problemi, queste civiltà sono civiltà assolute. Governano persino la morte. E lo dico per esperienza diretta, non perché qualcuno me l'ha raccontato. Quindi abbiamo una grande occasione, Mauro, ma per entrarci ci dobbiamo impegnare. Quindi il mio invito è: guardatevi in giro, ascoltate qualche conferenza, prendete atto che dopo 70 anni di menzogna il Pentagono ha cambiato e adesso ha ammesso. Quindi sta accadendo, la storia è cambiata.
Il rischio qual è, Mauro? Che siccome sono fatti reali, stanno accadendo, il rischio è che la maggior parte degli esseri umani verrà colto di sorpresa, è impreparato. E chi è impreparato vorrà dire che ci lascia la pelle, materiale e anche spirituale. Quindi libera scelta, libero arbitrio, io faccio quello che posso, offro un discorso, offro dei concetti, offro del materiale di studio, ribadisco i libri, le conferenze, eccetera, eccetera, ma se non c'è la passione, l'amore e la buona volontà da parte di ciascuno di noi, non accade niente. Ma la storia andrà avanti nonostante le nostre opinioni. Io amo molto il detto di un personaggio che ha detto: è lecito e si può fare non prendere atto della realtà, ma una volta che non si è preso atto della realtà non si possono evitare le conseguenze del non prendere atto della realtà. Quindi chi ha riso fino a ieri sul fatto che gli UFO, credendo alle menzogne del sistema, erano una balla, oggi che cosa si inventerà? Io ho visto un personaggio molto noto del CICAP arrampicarsi sugli specchi, uscendosene addirittura che lui e il suo sodale ne saprebbero più degli stessi piloti che hanno fatto americani, militari che hanno fatto i filmati, cioè siamo alla demenza e all'idiozia totale, quindi il tempo è più galantuomo degli uomini. Perfetto Pier, diciamo che il tempo adesso che avevamo per l'intervista è finito, ti ringraziamo da parte di tutti quanti di Fattore Evolutivo Pier Giorgio e alla prossima. Grazie a te Mauro, grazie a Fattore Evolutivo, alla vostra affettuosissima, amichevole accoglienza e sono molto felice di stare con voi. Grazie.